Questa volta andremo a vedere una build con 1200 euro che potete realizzare facilmente a inizio del 2025. Utilizzeremo tutte componenti nuove, tranne forse la scheda video, ma su questa poi vi darò qualche consiglio verso la fine di questo video. Iniziamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro pazzo. Oggi siamo qui con tutte queste componenti per andare a realizzare una build da 1200 euro. Il mio amico Cech vuole realizzarne una. Non è magari un periodo eccellente per fare una build, più che altro perché le schede video sono un po' introvabili, si fa fatica a trovarle e insomma costano un pochino di più. Però se seguite questo video, seguite questo canale, saprete che non disdegniamo l'hardware usato. In questo caso vi dico, il livello di difficoltà di questa build è relativamente semplice perché la scheda video sarà l'unico componente che andremo a recuperare dal mercato di seconda mano, e in questo caso vedete già questa 3080, dopo ovviamente ve ne parlerò meglio quando andiamo a vedere le componenti singolarmente. Prima però di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. E infine vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok. E ora direi di partire con la scelta delle componenti e poi con l'assemblaggio. In questo caso abbiamo scelto come piattaforma una AMD, che probabilmente con questo budget è la scelta migliore, detto francamente, perché ci offre il miglior rapporto qualità-prezzo per quello che andiamo a spendere. E come processore, forse l'avrete già immaginato, è il Ryzen 7 7700, CPU da 8 core 16 thread su architettura Zen 4, che non si discosta molto dalle attuali CPU Zen 5. Alla fine è comunque un buon 8 core 16 thread, non avrà la 3DV cache, ma al prezzo a cui lo possiamo pagare attualmente, cioè 165 euro, 170 euro da AliExpress, e magari vi lascio ovviamente tutti i link qua sotto nella descrizione, è attualmente il best buy assoluto lato processori. Potremmo anche andare a risparmiare qualcosina sul fratello minore, il Ryzen 5 7500F, ma per 30 euro, forse 40 euro di differenza, io ecco mi prenderei questi 2 core e 4 thread in più. E comunque insomma questa era la scelta che abbiamo fatto per rientrare in questo budget. E seguendo a ruota con la scheda madre, che di conseguenza è una scheda madre AMD con chipset B650 Extreme, abbiamo scelto questa Aorus Elite AX Ice, cioè insomma bianca sostanzialmente, con appunto tutte le varie feature del chipset B650 Extreme, quindi PCI Express 5.0 sia sullo slot 16x che sullo slot per gli NVMe. Anche a livello di fase di alimentazione non è per nulla male, e per l'estetica di questa build, che sarà bene o male bianca con qualche tocco nero di contrasto, è sicuramente un'ottima scelta, e l'abbiamo pagata sui 190-195 euro da BPM Power. Ovviamente poi sta a voi decidere se andare a cercarle su un determinato store. Ovviamente i prezzi fluttueranno in questi mesi, quindi controllate sempre un po' tutti quanti tra Amazon, BPM Power, S-Shop, insomma LDLC, quello che vi pare, dove trovate il prezzo migliore alla fine acquistate. Per quanto riguarda le RAM, ovviamente se siamo sui Ryzen della serie 7000 non potevamo non andare con un kit da 32 GB DDR5 6000 MHz CL30. Questo perché sostanzialmente il memory clock va a coincidere con un rapporto 1 a 1 con l'Ancore Clock, che se no con kit di memoria anche a frequenza più veloce andrebbe a sfasarsi, e sostanzialmente useremo un rapporto a un mezzo, e questo fa sì che le prestazioni poi andrebbero a ridursi. Per questo motivo non ha senso con i Ryzen anche della serie 9000 andare con un kit più veloce delle attuali 6000 MHz CL30, anche perché attualmente le possiamo pagare al di sotto dei 100 euro, come questo kit della Team Group, veramente pagato sui 95 euro, forse 90 euro, quindi davvero niente male. Passando ora alla dissipazione, abbiamo scelto questo Thermalright Infinity Frozen 360 White, che nel momento in cui sto realizzando questo video sta a 59,90 euro, che per un radiatore da 360 con
pompa con i vari LED, anche le ventole carine con i LED diciamo che fanno un tema infinito, così è un prezzo secondo me best buy. Per quanto riguarda la memoria di archiviazione, in questo caso sì, abbiamo utilizzato un SSD che il mio amico Cech aveva già, che in questo caso è un Western Digital SN850X da 2 TB, che è un SSD che potrebbe farci arrivare fuori budget, soprattutto se non lo troviamo in offerta e soprattutto se vogliamo il taglio da 2 TB. Però vi dico, ci sono tanti SSD che vi lascerò linkati qua sotto nella descrizione da 1 TB che vanno benissimo ovviamente per giocare e anche ovviamente per installarci tutto quello che ci pare, e ci fanno risparmiare. Alla fine possiamo pagarli intorno ai 65-70 euro, magari qualcosina in più, ma più o meno questo è il budget se vogliamo prendere un SSD da 1 TB, e su questa build da 1200 euro va più che bene. Passando al case, abbiamo questo Bitfinex che è un case che non avevo mai visto fino praticamente a poco prima di realizzare questa build. Credo sia un nuovo modello di questa casa ed è in particolare il Ceto Premium Edition in versione bianca, e lo trovo veramente molto interessante, più che altro per il suo rapporto qualità-prezzo, perché è un case che costa sui 70 euro, 75 euro da LDLC, magari lo possiamo trovare anche da altri store. È un case molto interessante perché ci offre già 4 ventole preinstallate a RGB e il modello di case è sostanzialmente a fish tank, cioè ad acquario, perché lo vedete già da qui, ha 2 vetri sia sul frontale che sulla paratia laterale. Tra l'altro la paratia si apre ad anta, quindi anche questa cosa è molto comoda sia per assemblare, ma anche poi se dobbiamo andare a fare manutenzione del PC o pulirlo sarà molto semplice aprirlo come insomma un'anta senza dover andare a togliere viti o quant'altro. Per quanto riguarda l'alimentatore, abbiamo optato per questo Deepcool PN850M da ovviamente 850 watt con certificazione 80 Plus Gold, tutti i condensatori giapponesi e standard ATX 3.1, che per questa build non sarà strettamente necessario, però per futuri upgrade secondo me nel 2025 è cosa buona e giusta andare a prendere un alimentatore con questo standard, perché appunto le varie schede video Nvidia, e non solo, perché anche qualcuna AMD ha implementato il connettore da 16 pin 12 volt, insomma quello famoso piccolino per andare a alimentare le varie schede video, e questo alimentatore ovviamente dà la possibilità di utilizzare questo connettore senza l'utilizzo di adattatori vari. Quindi per la cifra che abbiamo speso, cioè 110-115 euro, è un ottimo alimentatore. Ovviamente ci sono anche tante altre alternative, in questo caso questa era la migliore, ma ovviamente potete vedere voi in base alle offerte che trovate. Magari, ripeto, vi lascio linkati qua sotto diversi modelli da tenere sott'occhio. Quindi siamo arrivati adesso al pezzo finale, cioè la scheda grafica, che in questo caso è una GeForce RTX 3080 da 12 GB. Infatti è la versione rivisitata della 3080, che se no il modello base ha 10 GB. Questa infatti uscì un pochino di tempo dopo, con più VRAM, anche con più bandwidth e qualche core in più sbloccato. In ogni caso abbiamo una scheda che per la cifra a cui la possiamo trovare nel mercato dell'usato, secondo me nel momento attuale non è niente male. Poi ovviamente in base a quando guarderete questo video magari ci saranno altre occasioni, anche magari nel mercato del nuovo usciranno altre schede sulla soglia dei 400 euro, qualcosina in più. Infatti questa scheda con protezione acquisti, spedizione in condizioni poi più che ottime l'abbiamo pagata 420 euro, che per carità non è pochissimo come prezzo, ma per questa scheda secondo me è un prezzo più che ragionevole. Ripeto, magari in una condizione del mercato più normale potremmo già trovare forse delle 4070 Super a poco di più, ma in questo momento si faceva fatica veramente a trovare, quindi abbiamo optato per questa scheda di vecchia generazione, ma che vi dico ci darà ancora diverse soddisfazioni. Beh, abbiamo passato in rassegna tutte le componenti, quindi ora direi di passare a un breve assemblaggio, insomma velocizzato. Se siete curiosi di sapere come assemblare un PC, vi rimando al video realizzato l'estate scorsa, che è più che valido per realizzare qualsiasi build, bene o male. L'unica cosa forse che il dissipatore a liquido, lì ho utilizzato un dissipatore ad aria, ma alla fine i metodi di montaggio sono molto simili, quindi se non sapete assemblare un PC mi raccomando seguite questo video, e per tutti gli altri direi ora di partire con l'assemblaggio.
Per questa build ho deciso di concentrarmi sui risultati in gaming, quindi andiamo a vedere tutti i vari giochi come si comportano con questo PC, partendo con Control in 1440p DLSS Quality, settaggi di Digital Foundry Ray Tracing ad alto, in questo caso arriviamo a 109 fps, davvero un'ottima soglia di fluidità, in 4K DLSS prestazioni, stessi settaggi, 98,4 fps, quindi anche in questo caso un'ottima esperienza di gioco pur considerando il Ray Tracing. Su Alan Wake 2 1440p DLSS Quality, la versione 4 e Digital Foundry Settings, un ottimo frame rate di 95 fps su questo che è uno dei titoli più pesanti che testo, anche in 4K però col DLSS prestazioni abbiamo un'ottima resa grafica finale, stessi settaggi, 75,7 fps di media con un ottimo percentile. In 4K DLSS prestazioni, stessi settaggi di prima ma con ray tracing e anche indirect lighting on e DLSS Ray Reconstruction 29 fps, quindi siamo un pochino bassini, ma se mettiamo il DLSS 4 Ultra Performance arriviamo a 47 fps quasi e comunque non perdiamo troppo di qualità grafica, quindi potrebbe essere un modo per godersi questo gioco con ray tracing. Su Death Stranding 1440p settaggi maxati, 180 fps, quindi davvero un'esperienza ad altissimo refresh rate, e in 4K settaggi maxati riusciamo comunque a stare sopra la soglia dei 100 fps con 108 fps di media e un percentuale di quasi 90 fps, quindi davvero ottimo per questo titolo. Su Fortnite capitolo 6 stagione 2 in 1440p e settaggi medi siamo a 256 fps, anche qui la CPU fa un ottimo lavoro per mantenere una soglia di frame rate così alta. In 4K e settaggi medi arriviamo a 146 fps, quindi davvero ottimo per un'esperienza di gioco ad alto refresh rate, magari su un monitor 4K a 144 Hz. Passando a God of War in 1440p e settaggi a ultra arriviamo a un frame rate medio di 116 fps con un percentuale di 86, quindi davvero niente male considerando la pesantezza di questo gioco con i settaggi al massimo. In 4K DLSS Quality sempre a ultra 107 fps, quindi davvero ottimo anche per chi vuole giocare su uno schermo 4K a questo titolo. Su Cyberpunk 2077 in 1440p e settaggi di hardware unboxed sempre 107 fps di media con un percentuale di 74, quindi anche in questo caso riusciamo a giocare questo titolo senza problemi. In 4K col DLSS 4 prestazioni, stessi settaggi, rimaniamo sui 104 fps, che è davvero un'ottima soglia per giocare e godersi questo titolo. Ma passiamo ai risultati ray tracing. Senza DLSS Ray Reconstruction con ray tracing a ultra arriviamo a 52 fps, ma vedete che la resa grafica lascia molto a desiderare, almeno in questa zona. Se abilitiamo il DLSS Ray Reconstruction scendiamo di circa 10 fps a 43,4 di media, però almeno adesso abbiamo degli ottimi effetti grafici a schermo. Se vogliamo tirare in su le prestazioni possiamo sempre andare con il DLSS 4 Ultra Performance e portiamo il frame rate medio quasi a 70 fps, che davvero non è niente male, e come per Alan Wake 2 non perdiamo troppa qualità grafica. Su Resident Evil 4 Remake 1440p e priorità alla grafica come per Reset, quasi 150 fps, 148,9 di media con un percentuale low di 121. In 4K sempre con lo stesso settaggio grafico 84 fps con un percentuale low di 71, quindi davvero niente male considerando che non stiamo utilizzando nessun upscaling. Su The Finals, questa è la stagione 6 testata nella modalità Deathmatch a squadre in 1440p settaggi medi senza ray tracing, arriviamo a 146,6 fps, niente male per un titolo competitivo come questo. In 4K DLSS prestazioni settaggi medi ma con anche ray tracing medio arriviamo a 135 fps di media, quindi davvero un ottimo risultato per questa combo 3080 e Ryzen 7 7007. Su Black Myth Wukong 1440p DLSS Quality e settaggi di Digital Foundry arriviamo a un frame rate medio di 83 fps. In 4K DLSS prestazioni rimaniamo lo stesso sopra i 60 fps con un fps medio di 70, che davvero niente male per questo titolo. Passiamo ora a Age of Mythology Retold in 4K maxato ma senza ray tracing, arriviamo a 86,3 fps di media, che non è male, e ovviamente possiamo anche abbassare la qualità, in 1440p faremo sicuramente molti più fps. Su Final Fantasy XVI 1440p DLSS Quality settaggi maxati siamo sui 92 fps, quindi davvero niente male per questo titolo che comunque è parecchio pesante. In 4K DLSS prestazioni sempre settaggi maxati rimaniamo sulla soglia degli 80 fps con un'ottima qualità grafica, visto che il DLSS viene gestito molto bene da questo titolo. Su Monster Hunter Wilds 1440p DLSS Quality e preset alto arriviamo a un frame rate medio di 79 fps, poi considerate ovviamente che le cutscene sul benchmark tirano su parecchio e il frame rate medio in 4K DLSS prestazioni sempre preset alto abbiamo un frame rate medio di 65, però adesso
per esempio in gioco vedete che siamo un pochino meno. Come ultimo gioco Horizon Forbidden West, 1440p e settaggi maxati, 99 fps per questo titolone con una grafica veramente al massimo, e in 4K DLSS, prestazioni sempre settaggi maxati, 82 fps, e davvero questo titolo non è niente male con questa grafica. Direi ora di passare alle considerazioni finali. Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver visto assemblaggio e test di questa bella bestiola. Che dire, per 1200 euro il livello di prestazioni che ci restituisce questo PC non è davvero niente male, perché abbiamo visto dai vari titoli testati, sia in 1440p che in 4K, riusciamo ad avere un'esperienza di ultimissima generazione, con anche le varie tecnologie di ray tracing molto spesso abilitate, comunque con un'ottima qualità grafica e un ottimo livello di dettaglio e anche buon frame rate. Ovviamente per quanto riguarda il 4K è una risoluzione che questo PC riesce a gestire, più che altro negli ultimi titoli abbiamo visto con upscaling anche abbastanza pesante come il prestazioni, o nei casi in cui andiamo a utilizzare il ray tracing particolarmente spinto dovremo utilizzare il DLSS prestazioni ultra, che parte sostanzialmente da una risoluzione di rendering di 720p. Però secondo me, soprattutto nel caso del DLSS prestazioni, abbiamo, con il fatto che queste RTX sono state aggiornate con i vari driver di fine gennaio, inizio febbraio, al DLSS versione 4, almeno con i vari giochi che lo supportano, abbiamo un'esperienza di gioco che anche partendo da una risoluzione di rendering che sembra paradossalmente molto bassa, una qualità grafica finale che è effettivamente molto alta, magari non in tutti i titoli, ripeto, però in alcuni che supportano il DLSS 4 secondo me è un'esperienza più che godibile anche in 4K. E ovviamente se invece andate a utilizzare uno schermo 1440p, quindi per una configurazione in Quad HD, secondo me questo PC insomma è già più che perfetto. Ovviamente lì magari il DLSS ci sarà un po' meno utile. Per questo motivo magari passando un po' a quelle che potrebbero essere le varianti di questa build, che ovviamente io vi porto questa come esempio, però potreste andare a scegliere benissimo anche altre componenti, magari un case, un dissipatore diverso, quello che vi pare, e ovviamente la scheda video, perché le schede video attualmente si fa un po' di fatica a trovarle, soprattutto sul mercato del nuovo. Su questa cifra c'è veramente poco di interessante. Nel mercato dell'usato dovete starci un po' a guardare, però secondo me riuscirete a trovare un buon affare. E vi dico, ovviamente considerate anche altre schede come le Radeon, le stesse RX 6800 XT o 6900 XT, pur avendo qualche generazione sulle spalle, però in 1440p e anche in 4K, magari in quel caso purtroppo l'upscaling non è di qualità elevata come il DLSS, però se giocate in risoluzione nativa magari in 1440p non ne avrete neanche particolarmente bisogno, e quindi potreste considerare una di queste schede che anche da 350-400 euro si iniziano a trovare senza particolari problemi. Oppure, se siete fortunati, ovviamente vi consiglio di andare sulla generazione successiva delle RTX, insomma le RTX 4000 con la 4070 o la 4070 Super, che usate però al momento attuale si fa un po' di fatica a trovare. Come vi avevo già anticipato nella intro di questo video, sui 450 euro si trovavano, adesso si fa molta fatica a trovarle, però magari quando guarderete questo video fra qualche mese, non lo so, sarà sicuramente più facile, col fatto che insomma saranno tornate nuove schede nel mercato, e quindi insomma anche il mercato dell'usato di conseguenza sarà di nuovo rifornito di GPU che potremo andare a scegliere per una build del genere. Le altre considerazioni riguardo questa configurazione in particolare, quindi con questo case Bitfinex Ceto Premium, devo dire che esteticamente è qualcosa di spettacolare, veramente un case molto bello, che per la cifra che abbiamo pagato, quindi sui 70-75 euro spedito, sicuramente ha pochi rivali. Il problema è che sì, l'estetica è pompata al massimo, però ci sono secondo me insomma qualche pecca che dovrebbe essere migliorata, e tante piccolezze su cui insomma si è andati un po' a risparmiare. E quindi vi dico, se lo trovate intorno a questa cifra ci sta, secondo me è un ottimo case, però se già lo dobbiamo pagare sui 100, 115 euro, 120, secondo me inizia a perdere un po' di senso, perché sì, ok, l'estetica è molto bella, ma su quella fascia di prezzo, ecco, ci sono case che offrono più o meno una stessa estetica, sempre con questa doppia vetrata, però qualitativamente parlando sono case di livello superiore, quindi ecco, dateci un occhio anche a questa cosa. E anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Io come sempre spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di questa build. Inoltre io vi invito a vedere due video che, se non avete visto, vi
consiglio molto di guardare. Il primo è quello che riguarda la recensione di 3 monitor 4K a 144 Hz, 160 Hz che ho realizzato qualche mese fa, che potrebbero essere ideali per questa configurazione, mentre il secondo video che vi consiglio, ideale per chi tra voi non ha praticità e dimestichezza nell'assemblare un PC, è proprio il tutorial su come assemblare un PC da gaming, realizzato l'estate scorsa, ma vi dico è validissimo anche per una configurazione simile. Quindi detto questo, io ho parlato anche abbastanza, vi ringrazio come sempre per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!